Esiste una giungla in Sud America che divide da sempre il continente dall'Istmo di Panama. Una giungla feroce in cui pochi hanno osato avventurarsi nel corso della storia tra motociclisti, avventurieri ed esploratori. È l'unico punto delle Americhe dove si interrompe la carretera panamericana, il reticolo di strade e autostrade continue che permettono di attraversare da nord a sud il nuovo mondo senza mai fermarsi. Un collo di bottiglia dove si nascondono minacce di ogni tipo. Da animali mortali a gruppi armati in costante guerriglia tra loro che gestiscono i traffici di migranti e cocaina dal sud verso il Nord America. El tapón del Darién es la única ruta para el tránsito terrestre de Sur a Centroamérica, considerado el más peligroso de América Latina. Sono finito un po' per caso agli estremi di questa giungla senza addentrarmici troppo. Per un turista sprovveduto entrare senza conoscere il territorio, disarmato e senza una bussola, la probabilità di morte è altissima. Ho avuto l'occasione e la fortuna di vedere appena l'ingresso di questo posto partendo da un piccolo villaggio sulla costa, accompagnato da persone che lo conoscono molto bene e da cui ho sentito storie incredibili. Benvenuti nella giungla più pericolosa del Sud America. Benvenuti nel tapón del Darién. Ci sono delle urla fortissime di animali che provengono dalla foresta. Che sombre! L'area è completamente controllata dal narcotrafficante. Sono solo le 8 e sta già cominciando ad essere caldissimo. Incredibile! Certo, non sono finito nel Darién di proposito. Sono finito lì per errore. Non ho sbagliato l'area che volevo visitare, ma ne avevo un'idea completamente diversa. Questa malinterpretazione è stata dovuta al fatto che su internet, a differenza di quello che molti sono abituati a credere, non si trovano affatto tutte le informazioni su un luogo e quelle che si trovano possono essere discordanti. In alcuni luoghi non ci sono ancora state abbastanza persone per registrare dati ufficiali o documentare la vita di alcune popolazioni con precisione. Ed è per questo che il mio errore è stato in realtà causa di una grande fortuna. Un errore grazie al quale ho scoperto una delle aree in assoluto più remote e meno conosciute dell'America Latina e del mondo. Prima del mio viaggio in Colombia mi si è presentata la possibilità di andare a stare in un ostello per qualche giorno nel dipartimento di Chocó, una regione che copre tutto il nord-ovest del paese, una regione molto impervia e poco raggiunta da infrastrutture e da turisti. Leggendo informazioni su internet su quel piccolo pezzo di costa, il villaggio sembrava appartenere ad una rete di villaggi scollegati tra loro del Golfo di Urabá occidentale, molto distanti dai centri urbani presenti invece sulla costa orientale del Golfo. Carretto elettrico nella foresta. Vediamo dove finisco. Questi piccoli villaggi sembravano essere solamente dei villaggi turistici sulla costa caraibica con atmosfere incredibili e distanti dalle attività di guerriglia tra i gruppi paramilitari rimasti nell'area che operano nel cuore della giungla, a decine o più di un centinaio di chilometri di distanza. Questi villaggi sulla costa sud-orientale del Darién sono villaggi in media molto poveri. Da quello che ho potuto vedere e trovare, in nessun caso presi di mira per combattimenti o operazioni criminali ai danni della popolazione. Il villaggio di Capurganá e dintorni, in assoluto la parte più turistica e servita dell'area, è indicata dal Ministero degli Esteri britannico come l'unico luogo in cui è possibile viaggiare senza particolari preoccupazioni. Tuttavia il resto dell'area, tra cui il villaggio di Treganá, dove ho iniziato il mio viaggio in questo territorio, è indicata come un'area della sicurezza volatile, indefinita, e con un motivo molto preciso. La giungla del Darién, il Darien Gap, è uno dei punti più strategici nella rotta del traffico di umani e di cocaina verso Panama e verso il Nord America da parte di gruppi paramilitari e cartelli della droga colombiani.
tra cui il famigerato Clan del Golfo, da non confondersi con il cartello del Golfo messicano. Il Clan del Golfo è anche conosciuto come Urabeños, dal nome del golfo in cui ci troviamo, il Golfo di Urabá. Il suo leader, noto con il soprannome di Otoniel, nacque e crebbe nella città portuale di Necoclí, uno dei due porti che permettono di raggiungere quest'altro lato del golfo e da cui io sono passato. Otoniel viene spesso definito il secondo più importante trafficante di droga colombiano della storia dopo Pablo Escobar, e il suo arresto nell'ottobre del 2021 ha generato reazioni molto diverse nella Colombia di oggi, da paura e sconcerto per la potenziale nascita di un nuovo re della droga, passando per soddisfazione e supporto per la riuscita della lotta al narcotraffico del paese, fino ad arrivare alla felicità di uno dei militari che lo ha arrestato, che ci ha fatto un selfie sorridente da postare sui social. Sarò sincero, conoscevo l'esistenza del Clan del Golfo, l'esistenza di gruppi paramilitari che operano nella foresta e combattono tra loro per il dominio sui corridoi verso Panama, e sapevo che quella dove stavo andando era un'area diversa da qualsiasi cosa avessi mai visto, ma non come immaginavo. Bene, 1 ora e un quarto di barca. Questa è la mia barca che mi sta lasciando, io sono l'unico che è sceso a questa fermata. Ciò che non mi aspettavo e su cui non avevo trovato informazioni era che non solo quelli nell'entroterra, ma anche i villaggi sulla costa occidentale del Golfo di Urabá fossero a tutti gli effetti sotto il diretto controllo del Clan del Golfo. One of the biggest drug gangs in Latin America. Questa è una cosa che è praticamente invisibile per i turisti perché non li intacca, ma io ne venni comunque a conoscenza da una persona esterna che non appare in questo video quando ormai ero già arrivato al villaggio. E quindi sono nel mezzo di una delle foreste più inaccessibili del Sud America e l'area è completamente controllata da narcotrafficanti. Tuttavia avevo un compito da svolgere: promuovere il turismo nel territorio per aiutarne lo sviluppo. Però il posto è verde e mare azzurro. Qui ci sono i villaggi turistici. Non potevo fare altro che rimanere, conoscere il villaggio, conoscere la giungla e la sua misteriosa e spaventosa bellezza. Che passò? Es una iguana. Sì, è verdad. Ci sono delle urla fortissime di animali che provengono dalla foresta. Che es, hombre? Che es? Sì, sicuramente. Por lo menos un ocelotto. Griglio, sì. Stiamo camminando già da 5 minuti buoni. Ci aspetta una camminata di 1 ora e mezza circa per addentrarci nel bel mezzo di 2 riserve naturali gigantesche che a loro volta sono parte della foresta del Darién, qui al confine tra Colombia e Panama. Aquí está, vámonos. Ci siamo bagnati e la temperatura era perfetta perché ti rinfresca ma non è troppo fredda. Ci sono un sacco di insetti, anche grossi da riprendere da vicino, però preferisco concentrarmi sui mammiferi, sugli animali di grossa dimensione, sugli uccelli, se ne incontriamo. Vediamo un po'. C'è una casa abbandonata dei primissimi abitanti dell'area che ne costruirono una in questo posto completamente sperduto in mezzo alla foresta una quarantina di anni fa. Ora è abbandonata e vediamo che cosa c'è dentro. Todo es lo mismo que 25 años. El techo también se ha conservado bastante bien. Questa regione non ha strade, letteralmente.
Ci sono solo in alcuni casi dei piccoli sentieri che connettono alcuni singoli villaggi l'uno all'altro. Stamattina il temporale ha fatto questo sulla strada principale tra uno dei due villaggi. Ma per arrivare dalla maggior parte dei luoghi ad altri insediamenti bisogna farlo via mare, con delle piccole barche chiamate lanchas, che permettono dei viaggi divertenti o spaventosi a seconda dei punti di vista, ma comunque sicuramente dolorosi. Senza lancia non ci si può muovere, perché alle proprie spalle, al di fuori di questi piccoli sentieri, c'è, giusto, solamente una delle foreste più fitte del pianeta. Gli unici mezzi di trasporto terrestri disponibili sono motociclette e cavalli, dato che non ci sarebbe modo di importare automobili e anche se ci fosse, queste non avrebbero letteralmente delle strade reali dove andare. Anche per operazioni che noi diamo per scontate, come andare in una farmacia, andare a fare la spesa o andare a prelevare dei contanti, o persino, purtroppo, andare a curarsi, i viaggi in lancia possono richiedere da un minimo di 40-50 minuti ad un massimo di 2 ore. E quelli più lunghi sono possibili solo di mattina. Dopo le 12 bisogna attendere fino al mattino successivo. Le difficoltà di vivere nel Darien sono però qualcosa di molto più anticamente conosciuto, che risale a ben prima delle barche a motore e del turismo internazionale sulle coste di questa regione. Gli spagnoli arrivarono per la prima volta in questa remota area nel 1510, fondando quella che oggi si ritiene essere il primo insediamento coloniale europeo su terraferma nel continente americano, Santa Maria de la Antigua del Darien. Il sito venne però presto abbandonato a seguito di difficoltà nell'allargamento delle coltivazioni per sfamare tutta la comunità di coloni del villaggio e a seguito del rifiuto degli indigeni di lavorare direttamente per gli spagnoli, cosa che scatenò la rabbia di questi ultimi e la loro decisione di intraprendere una campagna di schiavizzazione delle popolazioni Emberá e Kuna. La campagna fu estremamente deleteria per entrambi gli schieramenti a causa della forte resistenza di questi popoli che ancora abitano quest'area del continente e anche di un'epidemia che decimò gli spagnoli, lasciandoli senza risorse né possibilità di riprendersi in un ambiente naturale così ostile per una popolazione di origine europea. Scoperto un sito più adatto per le proprie necessità coloniali, gli spagnoli fondarono a 180 km più a nord-ovest un nuovo insediamento, Nuestra Señora de la Asunción de Panamá, oggi conosciuto da tutti come Panama City. Nel 1524, ad appena 14 anni dalla sua fondazione, Santa Maria de la Antigua del Darien era già un villaggio completamente abbandonato e la giungla, assieme alle incursioni indigene degli anni successivi, ci mise molto poco a divorarlo e a farlo sparire completamente. L'85% degli abitanti di quest'area sono afro-colombiani o di discendenza mista e la maggior parte delle persone con la pelle più scura sono dirette discendenti degli schiavi africani trasportati in Sud America in epoca coloniale, in Colombia liberi di fatto dal 1851, più di un decennio prima degli Stati Uniti. La qualità della vita, se prendiamo in considerazione gli indicatori con cui viene misurata nel nostro mondo urbanizzato, è bassissima. In un tipico scenario di un villaggio molto poco turistico e più povero, le donne non lavorano, stanno a casa con i bambini o al massimo aiutano il marito in delle attività agricole. Gli uomini hanno una fattoria, pescano o lavorano la terra e per arrotondare aiutano con i traffici di coca. O viceversa. Alcune persone con attività, bar, ristoranti e hotel, specialmente nei villaggi con un maggiore turismo, migrano qui dall'Europa o da altre parti della Colombia e cercano di dare lavoro ad una popolazione altrimenti in gran parte analfabeta o disoccupata. Non necessariamente tutte le persone hanno a che fare con questi traffici illeciti, anzi, qui le persone, come potete vedere anche voi stessi dalle riprese, paiono essere semplici campesinos, come si dice in Sud America, persone del campo. Il motivo per cui alcune, probabilmente di fatto una minoranza di queste persone, a volte deve aiutare i gruppi criminali che controllano quest'area e guadagnarsi da vivere attraverso il trasporto della coca è il disagio totale in cui crescono sin da bambini in quest'area della Colombia. Il Dipartimento di Chocó è infatti tra i dipartimenti più poveri e più analfabeti di tutto il paese e lo Stato ha sempre fatto pochissimo per le persone di questa regione, sia per mancato interesse che per difficoltà nel raggiungere fisicamente questi luoghi. Il clan del Golfo mantiene anche la sicurezza dell'area attraverso una rete capillare di poliziotti corrotti che lavora per loro.
e si assicura che la popolazione non abbia motivo di ribellarglisi contro, nei villaggi che sono abbastanza grandi da avere una stazione di polizia, perché non tutti la hanno. Per questo una situazione di pace, anche se forzata, giova agli affari del narcotraffico tanto quanto a chi visita la zona e ci vive. È esattamente così che funziona e ha sempre funzionato qui. E i colombiani ci sono abituati da decenni. Se avviene un crimine in questi luoghi, anche, non so, un semplice furto che può avvenire in qualsiasi località turistica, a seconda di quanto il villaggio sia importante per i narcos e quanto controllo vi esercitino, nel giro di poco tempo possono occuparsi della situazione, non necessariamente con violenza diretta come si potrebbe pensare, ma per timore della loro azione, qui nessuno cerca di creare mai problemi di nessun tipo a nessun altro. Nel caso di azioni dello Stato ai danni dei suoi affari, il clan ha diverse volte reagito con un paro armato, letteralmente sciopero armato, come è capitato il maggio scorso in occasione dell'estradizione di Otoniel verso gli Stati Uniti. Las acciones terroristas del Clan del Golfo en señal de protesta a la extradición a Estados Unidos del que fuera su máximo cabecilla, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel. Tutte le attività commerciali, scuole e imprese di trasporto dei 6 dipartimenti colombiani, controllati per la maggior parte dai narcotrafficanti, hanno dovuto obbligatoriamente cessare le loro attività per 5 giorni prestabiliti e le persone hanno dovuto evitare di uscire di casa. El grupo de autodefensas gaitanistas enviaron un comunicado en donde dijeron que todas las actividades del día 5 al día 10 de mayo estaban suspendidas. Il paro è arrivato anche in alcuni quartieri delle grandi città, tra cui Medellín, creando un vero e proprio blocco all'economia del paese, oltre che episodi di violenza verso chiunque non rispettasse le indicazioni date dai narcos all'interno del loro territorio. Tuttavia, come vi ho detto, la situazione in Colombia è in costante evoluzione, in costante cambiamento e il Clan del Golfo non è di certo l'unico attore in campo. È del 1 gennaio 2023 la notizia di un accordo di cessate il fuoco tra i gruppi paramilitari della Colombia e lo Stato colombiano per avviare delle trattative di pace che possano mettere fine o comunque ridurre di molto le attività paramilitari nel paese, come fu nel 2016 con le FARC. Per rimanere aggiornati sulle costanti evoluzioni della situazione di sicurezza in Colombia vi consiglio L'Indipendente, una testata giornalistica online italiana completamente indipendente, che è anche lo sponsor di questo video. Su L'Indipendente Online potete trovare un sacco di aggiornamenti tra accordi di pace, proteste, mosse del governo e evoluzione sociopolitica della Colombia, articoli disponibili in italiano e che provengono da fonti certe e verificate. A proposito di fonti, L'Indipendente è anche tra le poche testate giornalistiche, se non che io sappia l'unica, che dispone di una pagina anti-fake news, oggi più che mai necessaria, per capire meglio le notizie che provengono attraverso il web da varie parti del mondo. Le notizie dell'Indipendente, che come dice il nome è completamente indipendente e non riceve alcun contributo pubblico né ricavi tramite pubblicità, sono notizie non basate sul clickbait e sul sensazionalismo, ma solamente sulla necessità di un'informazione chiara e verificata. L'unica fonte di sostegno dell'Indipendente arriva dagli abbonamenti dei lettori, che possono avere accesso a servizi esclusivi come The Selection, una rassegna di articoli mattutina che vi viene inviata ogni giorno via mail, e il Monthly Report, un report a cadenza mensile e che viene inviato in digitale, pronto per la stampa, in caso lo voleste anche stampare, dove trovate inchieste speciali sugli argomenti più caldi del momento, riassunte e spiegate per voi. Nell'area forum gli abbonati possono poi anche interagire direttamente con gli altri utenti e con la redazione, che accoglie tutte le segnalazioni degli argomenti più interessanti. Personalmente vi consiglio molto l'abbonamento a questa testata, anche più di abbonamenti alle principali testate giornalistiche italiane. L'attenzione che l'Indipendente dedica alle notizie internazionali di maggiore rilievo è, secondo me, sicuramente pregevole. E con il link che vedete qui sotto e che trovate anche in descrizione, avrete diritto ad un codice sconto riservato unicamente alle persone che guarderanno questo video. Infine, se vi può interessare, l'Indipendente è anche un sito a zero emissioni di CO2, grazie alla sua collaborazione con Rete Clima, per riuscire a preservare il più possibile le condizioni dell'ambiente e della terra. E a proposito di ambiente, quello del Darién è certamente un ambiente da preservare. Un ambiente impressionante. Il Darién è casa di una biodiversità incredibile. Unica nel suo genere e paragonabile solamente a quella dell'Amazzonia, una regione di dimensioni decisamente superiori. E questo è dovuto anche al fatto che la regione del Chocó, di cui il Darién costituisce una parte molto grande, è tra le regioni geografiche più piovose al mondo. Il problema che sorge in un luogo con così tanta acqua e così tanto sole è che i tipi di vita che vi si muovono dentro sono tipi di vita molto intensi. E con intensi intendo feroci e mortali.
Il re di questa giungla è sicuramente il giaguaro, un animale gigantesco e con una forza brutale. 9 volte più forte di un umano, il suo morso è 3 volte più forte di quello di un leone e 1,5 volte quello di una tigre. Poi vengono i puma e altri felini di taglia medio-piccola. Se volete allontanarvi dalla giungla allora e farvi un giro in spiaggia, mentre camminate ascoltando il suono della musica caraibica che suona dagli altoparlanti di un chiosco lì vicino, potreste non accorgervi che dalla palude accanto al sentiero è appena uscito un caimano. Non particolarmente pericoloso, ma meglio evitare un incontro ravvicinato. Evitate l'acqua, state al bordo di qualsiasi specchio d'acqua ci sia. Ci sono un po' di rane, sì, ma cosa vuoi che facciano? Il Darien è casa dell'anfibio più velenoso del mondo, assolutamente mortale per ogni essere umano. Contiene abbastanza veleno da uccidere 10 esseri umani, e anche solo toccarlo può uccidervi. Tornate a casa, allontanatevi da qualsiasi pericolo, purché sulla strada di ritorno non rischiate di mettere il piede in un punto sbagliato e farvi mordere da un serpente velenoso, che ovviamente causerebbe la vostra morte nel giro di poche ore o anche minuti. Perché spaventarsi, però, i serpenti in realtà scappano se sentono un umano avvicinarsi. Basta stare attenti e guardare dove si cammina. Così però rischiate di non guardare in alto ed entrare nella tela di un ragno grande come un dito, che se c'entrate e per caso vi morde, vi uccide sicuramente in meno tempo del serpente. Puta madre, míratelo. Si te pica, te mueres probablemente si te pica. Es grande como mitad de un dedo mío. Se riusciamo ad arrivare a casa, possiamo finalmente sdraiarci, rilassarci e pensare di aver superato un sacco di pericoli. Finché non ci accorgiamo che una zanzara ci sta mordendo sulla gamba. Nel giro di qualche giorno, febbre gialla e malaria potrebbero ucciderci, ma almeno per quelle c'è un vaccino. Anche guardando alla geografia e alla logistica del mercato della coca, si riesce a capire subito che questo piccolo frangente di costa funge solo da prima tappa obbligatoria nel trasporto delle coltivazioni dall'entroterra colombiano verso Panama, a causa della presenza lungo questo lato del Golfo di tanti piccoli villaggi portuali dove i carichi possono cominciare a essere smistati e essere fatti rimbalzare verso nord, senza che però questi villaggi costituiscano nient'altro che un primo precario ma ben nascosto appoggio nelle tantissime rotte dei narcos. Per esempio, il villaggio de La Miel, già situato in territorio panamense, è in realtà molto più connesso con la Colombia che con Panama, perché si trova sulla punta di Cabo Tiburón, a 3 km a nord del villaggio di Capurganá. Decisamente il mare più pulito che abbia mai visto. Che colori! Vi si può ovviamente accedere solo via lancia, e l'unico sentiero terrestre che sale sulla collina riporta a Sapzurro, dall'altro lato del capo, di nuovo in Colombia. E bentornati in Colombia o benvenuti a seconda delle prospettive. In questo momento ci troviamo in un'altra spiaggia, altrettanto bella, che si chiama Sapzurro, un'altra località ben conosciuta tra i colombiani per venire a fare il bagno. Per questo il villaggio, di dimensioni piccolissime, risulta completamente inutile, quindi alle rotte del narcotraffico o di qualsiasi altro tipo, cosa di cui ovviamente beneficiano i turisti. Interessante il fatto che qui viene detto di non salire sulle lettere della scritta, altrimenti c'è una multa di 50 bolivar, però per l'ingresso si paghi in pesos colombiani, quindi questo posto è fatto su misura per i turisti colombiani. L'importanza del Darien è però invece innegabile nelle rotte dell'immigrazione clandestina dal sud al Nord America, che vede moltissime persone da Africa occidentale, subcontinente indiano e Sud America stesso arrivare in Colombia o in paesi limitrofi in cui possano entrare senza visto e imbarcarsi, grazie all'aiuto di trafficanti, che spesso sono parte di gruppi paramilitari, in un viaggio pericolosissimo fino al confine tra Messico e Stati Uniti. Muertos en la selva. Personas tiradas que nadie sabe si lo van a recoger o no lo van a recoger. Di cui il Darien è solamente la prima difficilissima tappa da attraversare. Un primo gigantesco e spaventoso filtro per i più deboli, che vi entrano per non uscirne mai più. Io crucé quando sta. Pensa che ora mismo se fu una mujer. Io non ho ovviamente visto niente di tutto questo in prima persona. Per le strade si possono notare solo a volte alcuni indizi e comportamenti un po' insoliti, che lasciano intendere quello che succede qui con tutte queste tratte di illegalità. Ma se verrete in questi posti, non entrerete quasi mai in contatto diretto con qualcuna delle situazioni che ho descritto. A meno che ovviamente non le andiate a cercare.
cosa che non è molto consigliata. Questo non significa certo che questo lato della giungla sia un parco giochi dove andare tranquillamente a fare una vacanza per divertimento, dove basta stare un po' attenti e non fare troppe domande e ci si può divertire quanto si vuole. Buenas, signor. Ma non significa che non sia visitabile, al pari di altre aree della Terra estremamente biodiverse in cui esistono dei rischi per la vita dell'uomo, che però possono essere ridotti se ci si affida a persone esperte e persone che chiamano quei luoghi casa. Persone che si occupano di curare riserve naturali per la conservazione della biodiversità e della bellezza della giungla. Stiamo entrando in una seconda casa che è tenuta molto meglio, sempre utilizzata dagli stessi proprietari dell'altra casa, che da quanto ho appreso sono responsabili, pagati dal governo colombiano per mantenere questa parte di riserva, per mantenerla pulita e bella praticamente, per mantenere il parco naturale. Scorpioni sottaceto. Increíble. No, no me creo. Questo qui è un albero gigante. Macongo, has dicho? Macongo si chiama. Ce l'abbiamo fatta arrivare in cima e ora il paesaggio è questo. Un po' di foresta, un po' di campi senza alberi, un caldo che ci uccide. Siamo arrivati da quassù e siamo scesi, ci siamo lasciati la selva, la giungla alle spalle e abbiamo terminato il percorso in questa fantastica fattoria in cui siamo arrivati ora, in questo posto così bello ma così anche pieno di pericoli. Non tutti gli animali presenti in questa giungla sono però velenosi o mortali, anzi in realtà di questi ne ho incontrati molto pochi. Tutta la descrizione divertente che vi ho fatto prima era per elencare tutti i potenziali pericoli naturali che ci sono all'interno di questo luogo, a cui però non si è costantemente esposti in qualsiasi punto. Guarda che colore! È un'iguana, è gigante. Sono dovuto salire sulla casa sull'albero, ma eccola qui. Una delle specie che incontrerete sicuramente non è in realtà nessuno degli spaventosi predatori che vi ho detto prima, ma qualcosa che per me simboleggia perfettamente lo spirito di questo luogo. Un mostro, una creatura con un ruggito in grado di attraversare chilometri e chilometri di fittissima giungla, un animale spietato e temuto da ogni altra forma di vita. La scimmia urlatrice, anche conosciuta come il primate meno aggressivo del pianeta. Le scimmie urlatrici, Aulladores in spagnolo, sono un gruppo di diverse specie di scimmie diffuse in tutto il Sud e Centro America. Facilmente riconoscibili per il loro verso, fortissimo, molto profondo e in grado di arrivare a chilometri di distanza. Quelli che ora sentirete qui dietro sono i versi che ogni mattina fanno le scimmie urlatrici. Le scimmie urlatrici si nutrono soprattutto di piante e vegetali e hanno per questo la necessità di mangiare moltissimo per immettere abbastanza calorie per muoversi. A causa della loro dieta non godono affatto di una buona forza fisica e evitano in tutti i modi lo scontro con altri esseri viventi. Questi animali sono il simbolo di questo luogo. Il Darien. Da lontano possono spaventare a morte, far credere di essere di fronte a qualcosa di grandissimo, di fortissimo e mortale. In realtà il loro ruggito, così profondo a causa delle loro grandi corde vocali in un corpo così piccolo, riempie al mattino presto e alla sera, prima del tramonto, ogni angolo della giungla in maniera perfettamente calzante, creando un'ossimorica sinfonia di urla che fa da colonna sonora alla vita di ogni giorno in questo angolo tropicale del mondo tanto temuto da chiunque venga da fuori.
Il mio viaggio nel Darien finisce qui, ma non la mia avventura tra Colombia e Panama. Devo infatti ancora vedere tutte le isole San Blas e la città di Panama. Ci sarà ancora un po' da camminare. Il tapon del Darien non mi abbandonerà finché non arriverò a Panama City, lo vedete qui dietro, mi seguirà per tutto quanto il viaggio alle San Blas e rimane lì, ti guarda, minaccioso tanto quanto affascinante.